Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per il video di oggi facciamo un piccolo passo indietro e andiamo alle origini della cura, soprattutto naturale, dei capelli, perché andiamo ad affrontare un argomento veramente molto importante, che è quello della idratazione. Questa macro fase fa parte di una routine trifase, viene chiamata, che consta di idratazione, nutrimento o nutrizione e proteinizzazione. La fase dell'idratazione è una fase molto importante ed è molto più importante rispetto alle altre due. Il motivo in realtà sta alla base della struttura del nostro capello. Dovete tenere presente che il nostro capello, in modo assolutamente normale e prevedibile, ha la tendenza a perdere acqua, quindi ha la tendenza già di suo a disidratarsi, perché il capello è materia morta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il capello è un materiale inerte che non è un tessuto vascolarizzato e non ha la capacità di rigenerarsi, come ad esempio può essere la pelle, che quando possiamo ferire, lei riesce a ripristinarsi allo status originale al taglio o alla ferita, cosa invece impossibile per i nostri capelli. Quindi tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che capita durante la vita dei nostri capelli, essi lo subiscono in modo permanente. Quindi non è che se ad esempio il capello si frattura o ha diciamo così dei danni, con trattamenti e con tutte le cose che possiamo fare, lui va a ripristinare questo danno. Quello che possiamo fare dal momento in cui il capello fuoriesce dalla cute, ovviamente, è quello di preservare chiaramente quello status, quindi di congelare, diciamo così, quella situazione affinché non peggiori. Questo è l'obiettivo di tutte le cure, sia naturali sia non naturali, che sono destinate ai capelli. Non è quello di migliorare i capelli e farli retrocedere, però si può condensare una certa situazione per evitare che il danno, diciamo così, progredisca. Il capello quindi perde già acqua di suo perché è materia morta e non riesce a rigenerarsi. Ovviamente, oltre a questo aspetto fisiologico che è normale per tutti i tipi di capelli, a prescindere dalla forma, dal colore, dal fatto che siano sottili, dal fatto che siano robusti. Ovviamente ci sono i capelli ricci che sono più soggetti alla disidratazione, ma tendenzialmente tutti i capelli perdono acqua durante la loro vita. Chiaramente noi ci possiamo mettere del nostro utilizzando dei prodotti che sono molto aggressivi, dei prodotti che sono molto sgrassanti, delle tinture sintetiche che tendono terribilmente a seccare i capelli, oppure altra cosa fondamentale, l'uso o l'abuso di mezzi di calore. Ci sono dei mezzi di calore che a mio avviso andrebbero fortemente limitati o comunque eliminati, come ad esempio la piastra, ma ovviamente siete liberi di utilizzarla se volete, e mezzi di calore invece che sono molto utili e che dobbiamo invece cambiare il modo in cui li utilizziamo, come ad esempio il phon. Basta semplicemente rimodulare l'utilizzo che destiniamo ai nostri capelli, un po' come ho fatto io. Non è che l'ho eliminato il phon, io ho cambiato il modo in cui lo uso, e già questo è un cambiamento particolarmente rilevante. Perché l'acqua è così importante? Perché l'idratazione è considerata la matrice dalla quale dobbiamo partire quando iniziamo a curare i nostri capelli, e perché io ribadisco sempre l'importanza dei gel naturali piuttosto che ad esempio iniziare con degli oli o con delle erbe. Perché, ragazze, il capello in assenza di acqua si secca, e quando il capello si secca si spezza, e se il capello si spezza si accorcia, ovviamente con tutte le conseguenze del caso. Il danno sale, si creano doppie punte, i capelli si destrutturano, quindi tendono a vista d'occhio a diventare più chiari di quello che sono perché perdono struttura, e poi tutta una serie di cose. I capelli non allungano, i capelli restano sempre alla stessa altezza, abbiamo sempre lo stesso taglio e via dicendo. Quindi la prima cosa da fare è integrare acqua, dopodiché andate ad integrare le altre fasi, che sono quella della nutrizione e che sono quella della proteinizzazione, ma queste cose le vedremo poi in altri video un po' più avanti. E come si introduce l'acqua all'interno dei nostri capelli?
capelli con impacchi idratanti. Ne abbiamo parlato molte volte. Io vi ho sempre detto che la prima cosa che dovete fare è integrare l'acqua, ragazze. Lasciate perdere oli, burri, in questo momento non sono vitali. Quello che dovete fare è fare impacchi idratanti. Io non so se tutti coloro che guardano questo video sanno come si effettua un impacco idratante. Adesso vi faccio una breve sintesi. La cosa importante che dovete tenere a mente quando fate un impacco idratante è che si fa sempre a capelli puliti. Purtroppo molte persone credono che si faccia a capelli sporchi, un po' come quando si fa la tinta sintetica. No, tutti gli impacchi ai capelli, tutti i trattamenti naturali vanno fatti sempre a capelli puliti, a capelli già lavati, che possano essere umidi o che possano essere asciutti. Gli unici impacchi che si fanno a capelli sporchi sono quelli con gli oli o con i burri, o comunque tutti gli impacchi che devono essere poi successivamente detersi con lo shampoo. Tutti i trattamenti invece che non vanno detersi con uno shampoo, che quindi vanno semplicemente sciacquati, come anche gli impacchi con le erbe oppure anche l'enne stesso, vanno fatti a capelli puliti. Ecco, questa è una cosa molto importante. Ovviamente dovete utilizzare dei gel naturali. Ecco, utilizzando un ventaglio grandissimo di gel naturali, che possono essere il gel d'aloe, il gel di semi di lino, il gel di fieno greco, sia quello ricavato dalla polvere sia quello ricavato dai semi, oppure c'è la catira. Ci sono una miriade di gel, c'è anche l'amido di mais, ci sono tantissime sostanze che vanno benissimo per la vostra situazione. Basta capire quale va bene per voi, perché ci possono essere sostanze che i vostri capelli amano oppure i vostri capelli odiano. Come dicevo, l'impacco va fatto sempre a capelli puliti. Muovetevi nello stesso modo in cui fate l'enne oppure in cui fate le tinte sintetiche. Potete anche optare appunto per una suddivisione in ciocche della vostra testa, utilizzando ad esempio il metodo a chiocciola che ho fatto vedere anche qui sul canale, oppure magari potete partire dalle radici e poi successivamente andare a ricoprire tutte le lunghezze e anche le punte, insistendo maggiormente su questa parte, perché vi ricordo che è la parte più vecchia della nostra chioma, un po' più disastrata, e che ovviamente ne ha subite molte di più rispetto alle radici, che invece è una zona nuova dei nostri capelli. Quindi mi raccomando, durante i vostri impacchi insistete particolarmente sulla parte più vecchia. Una volta che avete distribuito la vostra sostanza idratante, dovete tenere in posa dai 40 minuti alle massimo 2 ore, non di più, perché altrimenti potreste incorrere in un effetto rebound, quindi in un effetto indesiderato, ovvero che voi magari volete idratare e invece il capello tende a seccarsi. Ovviamente non ci sono soltanto i gel naturali che potete utilizzare per effettuare questa operazione, ma ci sono anche delle erbette che sono idratanti, ci sono gli idrolati che sono idratanti e ci sono anche le farine idratate. Ci sono anche degli amidi, l'amido di mais e l'amido di riso, che potete impiegare per questa operazione. C'è anche la crema di riso e c'è anche l'acqua di riso, che svolge un'ottima funzione duale, in realtà idratante e anche ammorbidente. Potete utilizzare quindi, come dicevo prima, tutti i gel che vi ho menzionato. Poi ci sono le erbette idratanti, come ad esempio l'amla, la cassia e il sidr. Poi ci sono tutti gli idrolati e i distillati, che sono ad esempio delle acque vegetali che potete utilizzare soprattutto per il leave-in. E poi ci sono tutta una serie di farine che potete utilizzare. Allora, quello che dovete tenere a mente è che voi potete fare entrare l'acqua all'interno dei vostri fusti in due modi: o attraverso gli impacchi idratanti fatti dopo lo shampoo, poi risciacquati solo con acqua ed effettuate il vostro risciacquo acido, oppure in aggiunta, che è quello che consiglio io, fare un doppio leave-in. Quando voi asciugate i vostri capelli, oppure quando li avete un po' umidicci, potete ad esempio, se li avete asciutti, potete leggermente inumidirli con dell'acqua, oppure potete utilizzare degli idrolati, oppure utilizzare dei gel che sono sufficientemente limpidi e lisci, che una volta appunto distribuiti sui capelli non
ovviamente non si noteranno, non devono lasciare pagliuzze. Se sono dei gel sporchi, io non vi raccomando di utilizzarli. Ad esempio vi sconsiglio fortemente di utilizzare il gel di fieno greco ricavato dalla polvere, perché potrebbe avere all'interno le pagliuzze della polvere. Come ad esempio io non vi consiglio di utilizzare la catira, perché potreste magari frullarla in modo grossolano e quindi poi avere queste pagliuzze per tutti i capelli, e vi assicuro che non è una cosa piacevole perché non si toglie più. Dopo il leave-in idratante, quindi distribuite questa sostanza per tutti i vostri capelli, fate un leave-in oleoso utilizzando il vostro burro o olio preferito, olio di cocco, jojoba, lino, non so, mandorle, qualsiasi olio ovviamente che voi conoscete bene, che sapete che ai vostri capelli piace. Io ad esempio ho dei capelli che amano maggiormente ad esempio i burri oppure gli oli un po' più pesantucci, quindi io a volte li uso quelli più leggeri mischiati sempre a qualcosa di un po' più corposo. E poi ecco, fate questo leave-in oleoso in modo che tutto venga sigillato in modo permanente all'interno del fusto, perché una volta che avete messo l'acqua andate a fare questa bella pellicola, diciamo così, con lo strato oleoso che andrà a chiudere un pochettino la porta del vostro castello. Mi raccomando, gli impacchi idratanti sono molto efficaci e portano ottimi risultati quando li fate in modo costante. Dovete farli senza che ne perdiate il conto, nel senso che dovete inserirli in modo permanente nella vostra routine, e non percepite le mie parole in senso svilente, cioè non è che dovete vivere per fare l'impacco idratante, assolutamente, però tenetene conto nella vostra routine, ecco, nella vostra settimana di lavaggio. Per utilizzare gli impacchi idratanti in modo costante affinché vi diano risultati, io posso consigliarvi di farli a shampoo alternati, uno shampoo sì e uno shampoo no. Mi raccomando, utilizzate più sostanze idratanti piuttosto che oli, quindi se fate ad esempio in una settimana 2 impacchi idratanti, ad esempio, fatene uno di oli, quindi io consiglierei di farne la metà, dipende dai vostri capelli. Se vedete che i vostri capelli stanno bene, non hanno bisogno di niente, non fate niente, ecco, non dovete per forza fare degli impacchi se vedete che non è necessario, che è la stessa cosa che faccio io ormai non seguo più uno schema, io vado al bisogno. Vi faccio vedere che il vostro status migliorerà. Ovviamente, come io dico sempre, qualsiasi trattamento più naturale possibile, più efficace possibile, non deve essere inteso come un'alternativa al taglio, perché ragazze, quando i capelli sono fortemente danneggiati, quando sono fortemente disidratati, perché quando il capello è molto danneggiato ad un certo punto perde la sua capacità di incamerare acqua, quindi quando voi ad esempio piastrate i capelli, utilizzate il phon facendo brushing, come se i capelli non fossero vostri, non fatelo con leggerezza, perché non è che dovete pensare ah vabbè, tanto esistono gli impacchi idratanti, tanto esistono le cure naturali, io intanto li piastro come se non fossero miei, tanto poi ci sono gli impacchi. Non è così, perché ad un certo punto i vostri capelli non saranno più recettivi a niente, cioè voi ci mettete 8 ettolitri di gel e loro non ne assorbiranno neanche una goccia. Quindi quello che vi raccomando è di stare sempre molto attenti e di preservare le situazioni che avete, ok? Perché ripeto, il capello non si può rigenerare in alcun modo, potete fare anche i rituali voodoo, potete donare l'anima al diavolo, non c'è niente da fare. Quando i vostri capelli vi dicono allora senti, qua devi usare le forbici perché non andiamo da nessuna parte così, dovete usare le forbici. Utilizzate i trattamenti naturali quando dovete posticipare il taglio, quando volete preservare la salute dei vostri capelli, quando volete congestionare una situazione
pilifera, quindi quando volete evitare appunto che i danni vadano avanti, che appunto il capello possa allungare senza che venga intaccato, e quindi godervi anche delle lunghezze un po' più importanti, perché chiaramente il capello potrà crescere e potrà aumentare la sua età. Il messaggio di questo video non è soltanto come fare gli impacchi e state attenti a fare tanti impacchi idratanti, ma soprattutto è non utilizzate nessun tipo di cura naturale per ovviare ad un problema la cui soluzione sono le forbici. Io questo lo dirò sempre. Non fate questo errore, ragazze, perché ci sono delle persone che nella speranza di tenersi i propri capelli e non volendoli tagliare, io lo capisco, per carità, è un trauma, cioè io veramente posso capirvi cosa vuol dire, però non fate il male dei vostri capelli, anche perché tenendoveli così danneggiati si spezzeranno. C'è poco da fare. Ovviamente ci sono situazioni che possono essere tamponate e il capello comunque allunga con le cure che tamponano un attimo e possono rimandare il taglio, ma ci sono capelli che nonostante optiate per una cura naturale continueranno a spezzarsi, perché vi dicevo non sono più recettivi. Allora ragazze, io penso di avervi detto tutto, credo anche di essere stata abbastanza chiara riguardo questo argomento, che per me è molto importante, perché scoprire e coltivare soprattutto la fase dell'idratazione per me è stata una salvezza e voglio che voi entriate in quest'ottica. Io adesso vi saluto e chiaramente vi ricordo che potete lasciare sempre dei commenti giù nell'area apposita per chiedermi qualsiasi cosa, qualsiasi chiarimento, lo sapete, io cerco sempre di rispondere un po' a tutti. Ultimamente sono stata un po' assente, mi rendo conto, ma come vi dicevo in uno scorso video c'è un motivo, io cerco sempre di risolvere i vostri dubbi. Niente ragazzi, io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.